Oggi giornata speciale perché sono all'esordio e appena entrata in famiglia lei, la nuova Royal Enfield Himalayan 450, e oggi riuscirò a fare il rodaggio in un solo giorno. Oggi voglio semplicemente vivere sulla sella di questa moto per una giornata intera. Voglio fare un bel po' di chilometri per mettermi alla prova, capire che feeling dobbiamo costruire insieme e capire esattamente se è quello che mi aspetto. Che vendi di? Partenza da casa con un 70-80 km all'attivo, moto arrivata 3 giorni fa, per cui giri nei dintorni di casa, ma oggi riuscirò a fare il rodaggio. Percorso tutto tra i monti, non è previsto off-road, cerco il fresco, per cui la prerogativa è belle strade, velocità ridotta, ma probabilmente tanti chilometri. Che poi io queste protuberanze di questo serbatoio le trovo veramente sexy, assolutamente mi piacciono, è anche piacevole al tatto, molto molto sexy. Mi sono appena lasciato alle spalle Chiavenna, ho iniziato la salita verso il passo del Maloja. Allora, come dicevo, in questo momento la moto segna 246 km. Quando sono partito da casa questa mattina alle ore 5:15, provincia di Milano, ne segnava circa 80, pertanto ho già fatto questo pezzo di strada che ti ho risparmiato, ti ho lasciato salire con me in sella da Chiavenna per darti la possibilità di vivere il piacere della prima salita verso il primo passo che ho programmato di fare oggi, ossia il passo del Maloja. Come dicevo, oggi vorrei percorrere delle belle strade, molto probabilmente farò tante curve, quindi ci saranno parecchi tornanti. Ho deciso di fare questo percorso per salutare, per conoscere, per stringerci affettuosamente con questa bella nuova Himalayan 450 che è appena entrata in famiglia da pochissimi giorni, e la sfida è: riuscirò a farlo in un giorno? Ma sicuramente l'unico obiettivo, l'unico intento oggi è quello di vivere una bella giornata in quota tra i monti, tra le Alpi, in un percorso che conosco molto bene, fa parte delle mie strade del cuore, per cui salito al Maloja poi ti farò vedere un po' con i miei occhi e ti farò vivere questa giornata. Allora, questa moto, la Royal Enfield Himalayan 450, è una delle più chiacchierate secondo me dell'anno 2024, e intanto guardate che bello, sono arrivato a Piuro Borgonovo e lì ci sono le bellissime cascate. Quindi dicevo, questa è una delle moto secondo me più chiacchierate di quest'anno, quindi non ti racconterò ciò che già sai,
non ti racconterò delle sospensioni Showa, non ti racconterò della nuova cavalleria, dei cerchi tubeless, del motore, del cambio burroso, pastoso, insomma ne ho sentite di ogni, e quindi, come ho già detto in altre occasioni, io non sono un tester, ma probabilmente oggi, lasciami dire che forse più che parlare di lei, per quanto sia lei oggi la protagonista, parlerò delle mie emozioni, di quello che provo guidandole su queste strade di montagna, e ovviamente facendo il paragone sempre con le altre sorelle che lei prima o poi conoscerà, e sono le altre moto che ho portato sul mio canale e che, se mi segui da un po', ha già avuto modo di vedere. Come già spoilerato in un precedente video, quel che cercavo era una moto che potesse essere in un certo qual modo complementare rispetto alle altre, che potesse ovviamente inserirsi come tipologia, come modalità di utilizzo, come prospettiva di utilizzo, come progetti che ho in mente di realizzare, che potesse essere davvero un po' un completamento per fare delle altre cose. Quindi oggi sarà un uso e un'esperienza, direi, totalmente stradale, tranne sorprese o salvo sorprese non prevedo off-road. Niente, sicuramente quel che mi interessa è capire come mi trovo su questa moto, che tipo di, appunto, sensazioni, emozioni mi suscita, quanto è comoda, quanto è scomoda, quantomeno rapportata a me, alle mie aspettative. Ecco, quel che posso dire rispetto a quelli che sono stati oggi i primi 170 chilometri che ho fatto fino a questo momento, quindi prima di accendere la telecamera, quindi ripeto, prima di arrivare a Chiavenna, è che ho fatto una tirata con una brevissima sosta a Lecco, ma comunque una tirata fin qui, e la sella, di cui si è sentito parlare parecchio, non mi ha dato fastidio. Stiamo parlando della sua sella originale. Non mi ha dato fastidio, forse perché sono abituato, ho il sedere già abituato alla mountain bike, forse perché ho il sedere abituato alla mia Africa Twin 750, insomma, che ha una sella un po' di legno. Parliamo della sella originale della mia Africona, quindi devo dire che fino a questo momento non mi ha dato fastidio. Lo vedremo con il chilometraggio totale di fine giornata. Sicuramente alla fine di questa giornata tirerò le somme e ti racconterò la mia esperienza, ma è normale che la mia esperienza non sia soltanto rapportata alla moto, ma la moto calata in questo contesto, quello che vedrai tra poco su queste bellissime montagne. Allora, sono appena entrato in Svizzera, ho appena superato la dogana svizzera e adesso gradualmente inizierò la salita verso il passo del Maloja. Senses all went wild. I got my cup of coffee and I sat there for a while. I won't watch the news today, it always brings me down. And you know I miss you and your perfect little smile. Welcome to America, you're in my heart, where
il passo dal Maloja l'abbiamo fatto. I suoi primi quasi 2000 li ha fatti. Salita assolutamente tranquilla, piacevole, mi dava molto un senso di grande rilassatezza, proprio perché le proporzioni, l'erogazione, il tipo di cambio, la sicurezza sul cambio, perché se penso magari anche a delle difficoltà che avevo con il precedente modello, ovviamente faceva la differenza. E quindi comunque diciamo tutto estremamente fluido e piacevole in questa prima salita tra i tornanti. Impiega assolutamente un piacere, riesci veramente a far tanto, e tutto sommato anche con queste gomme che sono quelle di serie hai davvero la sensazione che non ci siano delle esitazioni e via. In questo momento la temperatura è di circa 18 gradi, sono arrivato sul lago di St. Moritz, è un posto bello, un posto che mi piace raggiungere ogni anno, magari a volte anche più di una volta all'anno, in moto, fare una sosta qui è veramente un luogo magico. Adesso proseguo e supererò St. Moritz e andrò verso il passo del Bernina. Questa mattina, quando sono partito al buio, ho sbagliato qualcosa e quindi ho preso praticamente 2 guanti sinistri di questi, quindi sto usando l'unico che ho lungo più uno smezzato. Un po' di foschia, c'è un po' di foschia, ma c'è tanta pace ed è un posto che mi piace sempre assolutamente raggiungere. Allora, eccoci qui. Qual è la configurazione odierna? Ho uno zaino qui sulle spalle, tra l'altro con le cinghie un po' allentate per scaricare il peso direttamente sulla sella, per cui devo dire non me lo sento. Io solitamente sono abbastanza contrario agli zaini sulle spalle quando si va in moto, però questo qui mi è comodo e in questo caso non mi dà assolutamente fastidio. E poi cosa ho fatto? Ho messo praticamente in questo primo giro il borsino da serbatoio, che può essere anche adattato perché ha anche un altro supporto come borsino da sella, da portapacchi. Questo è sempre quello che io adoro della Burley, in cordura e cuoio. Questo di solito lo uso sulla Triumph, ma eccola qui, la mottina che oggi sto vivendo. Qui vedo tra l'altro che è un po' rovinato, non me ne ero accorto. Non so se colla o qualcosa. Ah sì, è colla. Me ne stavo accorgendo adesso, non me ne ero accorto. Per fortuna è colla. Dovrò cercare di pulirlo. Questo lato è a posto. È proprio bella. Che dire, me la sto proprio godendo oggi, un bel giro, veramente un bel giro. Dai, proseguiamo. Quindi ritorniamo al chilometraggio, sono in questo momento a 280, quindi ho raggiunto questo posto con 280. Vedremo con quanto concluderò alla fine della giornata. Figata di strada.
qui pausa, passaggio a livello, ma intanto c'è una vista sul ghiacciaio del Bernina che è strepitosa. Era da un po' che non venivo da queste parti. Oh, sta passando anche il trenino del Bernina, guardate qua che bello. Wow. Sto facendo questa salita al passo del Bernina che è davvero un piacere rivedere questi posti, ripercorrerli. Quest'anno devo dire, forse non l'avevo ancora fatto. La vista sul ghiacciaio è sempre uno spettacolo pazzesco. Sono appena rientrato da un viaggio in Islanda, ma riconosco comunque che le nostre Alpi sono incredibili, hanno i loro colori, le loro prerogative, le loro regole, quindi è veramente un piacere essere qui. In questo momento la temperatura mi segna, il termometro mi indica 19 gradi, sono le ore 11 e quindi mi mancano una manciata di chilometri per raggiungere il passo. Sta andando veramente bene, è un piacere guidarla. Mi dà davvero un senso di leggerezza, di tranquillità, piega bene, davvero piega bene e non ha nessuna esitazione, cioè ha quella potenza giusta per andare senza metterti in difficoltà, tenendo conto che sto andando in maniera moderata perché sto facendo il rodaggio, come ho già detto, però comunque il motore ne ha. Passo del Bernina, ci siamo arrivati, 2330 metri di piacere.
sono arrivato a Livigno, o meglio, sono arrivato al Passo Forcola e quindi sto entrando a Livigno. Felice di essere qui dopo un anno. Vedo che c'è una giornata assolutamente limpida, qualche nuvoletta così. La moto mi ha dato veramente un gran piacere di guida. Il freno posteriore non mi sembra molto deciso, il freno anteriore invece lo è abbastanza. Voglio capire strada facendo. Adesso una tappa a Livigno, poi comprerò prima di uscire il mio ottimo panino di segale, che sarà il mio pranzo. Senses all went wild. I got my cup of coffee and I sat there for a while. I won't watch the news today, it always brings me down. And you know I miss you and your perfect little smile. Quello che sto notando in questo momento, un trafilaggio di olio, lo sto notando in questo momento, e questo non mi piace. Quindi sto notando questa cosa. Siamo nei le prime centinaia di chilometri e vedo questo trafilaggio d'olio. Speriamo che la cosa possa risolversi senza problemi durante il prossimo imminente primo tagliando. Grazie. Avrei chiesto un panino con pancetta. Io Livigno la saluto all'ingresso e all'uscita sempre in questo modo. Ci ho messo del casera e dello speck, pane di segale. Quindi ho fatto il Maloja, ho fatto il Bernina, ho fatto la Forcola, sono arrivato a Livigno, poi ho superato il passo Tre Palle e adesso vado su verso il Foscagno, esco da Livigno e procedo verso il passo dello Stelvio. Ci siamo arrivati. Mississippi mud running in my veins, and on the road is where I found freedom, and hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my world. It's gonna be a long way home. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. We started off before I started. Allora adesso è iniziato a piovere mentre sto uscendo da Val di Dentro per dirigermi poi risalire verso il passo dello Stelvio. It's gonna
iniziando la salita verso il passo dello Stelvio, 2757 mi sembra metri su livello del mare. Spero di poterla completare perché prima ho incontrato un acquazzone bello forte, vedo diversi motociclisti in discesa ma qualcuno davanti a me che sale, e quindi facciamoci questa bella salita allo Stelvio. Il rientro e tenendo conto che sono arrivato qui allo Stelvio con circa 400 km, potrei dire che per il rientro insomma forse ne mancheranno 250, 270, forse 300, quindi sicuramente il rodaggio lo avrò concluso in un solo giorno. Probabilmente l'aver scelto di fare questa strada in una giornata come oggi, che è ancora piena stagione motociclistica, siamo al 1° di settembre, lo ricordo, del 2024, questo significa che ho trovato veramente molta frenesia e molta gente che con tutti i mezzi doveva a tutti i costi correre, per cui il piacere di una guida più tranquilla e più rilassata godendomi il mezzo in questo caso è stato relativo. Arrivando qua su, soprattutto adesso quando ho spento la moto, ma era successo anche a metà strada quando avevo fatto una sosta, è partito la ventola e
eppure comunque la temperatura è abbastanza fresca. La casa segnala 500 km per il tagliando, tra i 500 e i 1000, per cui oggi potrei ritenere di aver fatto il rodaggio. Quali sono state le sensazioni? Un po' devo dire ciò che mi aspettavo, non ci sono state sorprese, solo conferme. Al di là del piccolo trafilaggio d'olio, mi aspetto che tutto questo possa essere risolto adesso al primo tagliando. La posizione è un po' esposta, mi sembra di essere su una moto motard e non su una moto appunto che mi dà anche un senso di rilassatezza maggiore delle braccia. Ovviamente il parabrezza dovrò cambiarlo. Cambierò anche gli specchietti, voglio mettere gli specchietti reclinabili. Una delle altre prossime cose che farò sarà sicuramente quella di mettere i telaietti portaborse. Per il resto è quel mezzo che ti dà tutto ciò che desideri, che non ti nega nulla. Adesso per il ritorno ho qualche possibilità. Una è quella di andare verso la pianura, quindi andare verso subito il traffico e andare verso il caldo. L'altro invece è di restare in quota e probabilmente farò un percorso di nuovo che mi riporterà verso la Svizzera per poi rientrare più avanti in Italia e mantenermi comunque in quota. Molto bello, molto divertente. Hai la percezione comunque di avere sotto un mezzo, ripeto, che non ti nega nulla, ma un mezzo che ti dà quel senso di snellezza, di leggerezza, anche se ha il suo peso. Le sospensioni mi piacciono molto, il motore mi piace molto come reagisce. Il freno posteriore in questo momento ho notato che non frena tanto, probabilmente le pastiglie devono ancora fare il loro lavoro, e invece quelle anteriori hanno un bel grip. Anche le ruote mi piacciono, ovviamente usate sull'asfalto, probabilmente fuori dall'asfalto non sono il massimo, però comunque piegavo e avevo la possibilità di fare dei cambi di direzione molto sportivamente, molto piacevoli, tutto molto molto divertente. Adesso lascio la frenesia dello Stelvio e vado verso il rientro, ma restando il più possibile sopra i 2000. Questa non ci voleva, forse c'è un incidente in galleria scendendo dallo Stelvio. Ed eccoci qui, sono state 16 ore e 40 di guida, partenza alle 5 del mattino, arrivo alle ore 21:40. Sono stati un totale di 676 km, è stata un'esperienza particolare, non mi piace fare delle robe esagerate, però è un'esperienza particolare perché l'ho fatta con un grande piacere su delle strade che meritavano di essere vissute, sono quelle che ti catturano, ti prendono, e quindi insomma alla fine te la godi, e finché sei in quota, finché sei in un certo tipo di situazione, non ti accorgi della strada che stai facendo e del piacere che stai provando. Vorrei fare delle considerazioni su questa moto, al di là degli aspetti puramente tecnici, ma per quelle che sono state un po' delle riflessioni durante le diverse ore. Per quale motivo io ho scelto questa moto? Ho deciso, per meglio dire, di ricomprare questa moto perché avevo anche il modello precedente, mi è stato ritirato dalla concessionaria. Questa moto rappresenta uno sforzo di riprogettazione di un mezzo che, in men che non si dica, per cui stiamo parlando meno di un decennio, quindi mi riferisco al precedente modello, è riuscita a affermarsi come moto, lasciatemi dire, iconica. Cerchiamo un attimino di pensare quando una moto è iconica. Per me una moto è iconica quando è ben oltre gli aspetti tecnici, ma ha la capacità di costruirsi una forte riconoscibilità, una forte identità, perché è capace di evocare, è capace di rappresentare storie, emozioni, sogni, accostamenti. Non tutte le moto che nascono hanno la forza di imporsi con una grande identità e diventare in qualche modo delle icone. Bene, io riconosco che la Royal Enfield Himalayan, già nel modello precedente, la 411, è stata capace di
imporsi molto rapidamente come moto iconica tra gli appassionati, ma fino anche a viaggiatori overlander. Quindi allo stesso modo la 450 o 52 secondo me ha avuto anch'essa subito la forza di imporsi come moto iconica. Moto iconica nel senso di non essere solo capace di essere accostata a quelle che possono essere le sue performance, per quanto oggi questa moto abbia qualcosa in più rispetto al modello precedente, sospensioni, soluzioni tecniche per renderla comunque più moderna. Però la capacità di questa moto è la sua connessione con l'avventura. Il suo vero potere, secondo me, sta proprio nella semplicità, nella possibilità di consentirti di fare molte cose che sono quelle che mediamente rappresentano un po' quel sogno recondito che ogni motociclista che ama accostare la moto a determinati percorsi vorrebbe avere nel suo box, nel suo garage. Non è stata progettata da un marchio qualunque, ma da un marchio che ha anch'esso le sue prerogative, la sua storia, quindi la capacità di portarti dove comunque anche molti altri mezzi potrebbero portarti. Però questa moto qui, anche l'accostamento, se vogliamo, dal punto di vista del marketing, con le meravigliose strade himalayane che io stesso ho potuto percorrere, prima con una Bullet 350 nel 2009 e successivamente con il vecchio modello della Royal Enfield, appunto Himalayan, nel 2016. Ho notato davvero che c'era stato un grande salto già con questa moto che mi sembrava capace, come uno stambecco, di arrampicarsi senza limiti, ovunque, eravamo in due, viaggiavamo su strade intorno ai 5.000 metri e questa moto con il suo lento, sublime borbottio che rappresentava in qualche modo una poesia, ci portava su. E ovviamente tutto questo va contestualizzato perché intorno a noi c'erano yak, c'erano delle marmotte, talvolta incontravi il vecchio tibetano che era lì a pregare, ha un qualcosa che la rende sin da subito romantica e se vogliamo ha preso anche il testimone rispetto alla Bullet e alle Bullet 500 o 350 che per anni hanno accompagnato non soltanto gli indiani ma tanti avventurieri che hanno scelto prima di me, come me e dopo di me, di voler vivere l'esperienza di guidare una Royal Enfield Bullet su quelle meravigliose e incredibili strade. Proprio lì dove la natura sfida il coraggio e la resistenza e allo stesso modo questa moto in ogni dettaglio ti dà l'idea che quelle robustezze e quelle caratteristiche ti consentano di affrontare qualunque strada, dalla strada ovviamente di città per chi la userà o la usa in città ha delle esperienze molto diverse. Mi piace l'espressione che molti hanno utilizzato esploratrice, sì è vero, proprio per questo se vogliamo l'ho comprata o ho deciso di riconfermare l'acquisto del modello successivo. Mi piace l'idea che possa essere una moto per esplorare con quella lentezza che molto spesso purtroppo ragazzi quando si va su allo Stelvio o su determinate strade non percepisci molto di più la frenesia, la voglia di arrivare, la voglia di conquistare, un po' diciamo se vogliamo in controtendenza rispetto a questa natura incredibile che comunque si ha il piacere di percorrere quando si fanno le strade che ho fatto quel giorno, dove bisognerebbe rallentare piuttosto che correre. E questo è un invito che faccio a ognuno di voi di godere pienamente della moto, non percorrere necessariamente. Poi a tutti piace aprire in certi momenti e via, però insomma ecco certe strade meritano stati vissuti in maniera se vogliamo un pochino più intima, in maniera diversa. Ecco, ovviamente ci sono dei piccoli dettagli che vanno modificati, che possono essere migliorati rispetto a quelle che possono essere delle esigenze che ognuno può avere. Per quel che mi riguarda monterò dei riser perché insomma mi ha fatto un po' male la schiena, le braccia sono molto tese, ecco, non mi sono sentito proprio a mio agio in sella, molto comodo in sella e anche nei giorni successivi mi sentivo un po' troppo esposto, ecco, un po' più da motard, come ho detto. Ma ci può stare, queste cose le possiamo cambiare. Poi ognuno, l'abbiamo detto, insomma, nel suo garage vuole avere
l'idea di un sogno, e questa, se vogliamo, te la dà tutta, perché esprime tutto questo simbolo di autenticità, avventura, passione. Poi ragazzi, se non vi bastano i cavalli, se non vi bastano le sospensioni fatte in questo modo, se vorreste qualcosa di più, si può sempre scegliere qualcosa di più, di diverso. Però secondo me a volte questo downshifting, lo dice una persona che è passata da moto di cilindrata ben più alta, o che comunque vive anche una comparazione con diversi tipi di motociclette. Questa giornata così intensa, cioè proprio avevo voglia di vivere, di calarmi in un'esperienza. Cioè la storia del rodaggio è stata un po' un pretesto, ma io volevo proprio immergermi, godermela, volevo farmi un bagno di chilometri su quella moto, su quelle montagne, su quelle strade. E ovviamente il piacere ce l'hai nelle prime ore del mattino, oppure quando ero ancora sulle strade svizzere che stavo percorrendo lì il budello di discesa del Maloja. C'era la pioggia, ma allo stesso tempo c'erano questi raggi di sole, era ormai tardi, la luce era incredibile, ero stanco, non avevo più voglia di riprendere, ma a volte in quei momenti lì, quando non hai voglia di tirar fuori la telecamera, ti perdi le occasioni migliori per portare a casa i tuoi ricordi, quelli più belli. Per me tanto basta, spero che ti sia piaciuta questa esperienza, che in qualche modo ti ritrovi in questa visione, in queste emozioni, in questo modo di vivere la moto e questa passione. Alla prossima. Allora concludo qui il mio giro, spero ti sia piaciuto. Mi sono prima trovato di fronte a un blocco e quindi mi hanno rallentato per circa un'oretta. Ho deciso di rifare la stessa strada che ho fatto questa mattina, quindi ho fatto il percorso al contrario. Mi sono fermato a Livigno perché non avevo fatto benzina prima, la benzina costava 1,34 €, poi ho fatto appunto di nuovo la Forcola. Da lì ho visto che andando verso il Bernina il cielo cominciava praticamente ad oscurarsi e quindi annunciava pioggia. Infatti ho trovato pioggia abbondante, tanta pioggia, da Bernina a St. Moritz tantissima, e poi scendendo dal Maloja ne ho trovata ancora tanta, quindi la strada era bagnata. Devo dire nessuna esitazione sul bagnato, questa moto è in grado praticamente di non creare disagio a nessuno. Adesso mi aspetta la parte noiosa, ho appena superato il confine tra Svizzera e Italia. Non sono ancora arrivato a Chiavenna, adesso da Chiavenna praticamente inizierà la calura e dovrò fare altri 160 km, circa 270 per arrivare a Milano. Però è stata una bella esperienza e alla prossima. Quindi non so se si vede, all'arrivo i chilometri sono 676, arrivato alle 9:40, la temperatura è di 28 gradi rispetto a quella che avevo lassù. Insomma, c'è una bella differenza, quindi alla fine della fiera ho fatto circa 600 km. Rodaggio terminato.